Ciao miau! Questa è una delle poche volte che faccio un video la mattina presto, speriamo vada bene. A grande richiesta torna un video a tema Vocaloid. Mi scuso per l'attesa, lo scorso è stato secoli fa. Molti pensano che i Vocaloid siano una roba vecchia, che siano morti, però ogni volta che vi ho chiesto se volevate un video su questo tema eravate sempre entusiasti e sono un sacco contenta perché anche a me piacciono un sacco. Fin dai tempi antichi la musica è stata utilizzata anche come risorsa narrativa. Quindi, a differenza degli scorsi video a tema Vocaloid che ho fatto qua sul canale, ve li lascio qua sopra, c'è la playlist se volete vedere gli altri. Oggi vi parlerò di come molti produttori giapponesi abbiano usato i Vocaloid per raccontare le loro storie attraverso delle serie di canzoni. Per serie intendo un gruppo di canzoni create da uno specifico produttore, che sono tutte collegate da una storia o da un tema comune. Ne ho 5 per voi oggi, le mie preferite e quelle che reputo più interessanti. Prima di iniziare volevo ringraziarvi per tutto il supporto che mi date, grazie mille. Se volete iscrivervi, lasciarmi un mi piace o un commento, vi ringrazio tantissimo perché ciò mi aiuta molto a crescere. E se volete supportarmi in altre maniere, c'è qua sotto il mio negozio di merchandise, work in progress, per adesso c'è solo una linea, e in descrizione trovate il mio shop di cosplay e il mio account su Ko-fi per offrirmi un caffè. Detto questo, iniziamo. Night Series. Questa serie è composta da 4 canzoni: Bad End Night, Crazy Night, Twilight Night e infine Everlasting Night. La storia parla di una ragazza di paese che una notte trova una misteriosa mansione bloccata nel tempo. Ogni canzone viene raccontata da una prospettiva di un personaggio diverso, ma la mia preferita è la terza, nonché penultima della serie, Twilight Night. Se conoscete anche voi queste serie, mi raccomando, fatemi sapere nei commenti qual è la vostra preferita. Amo il fatto che venga introdotto un nuovo personaggio che parla in terza persona, quasi come se fosse un mastermind o un pubblico che assiste a tutta questa messa in scena. Poi c'è anche l'introduzione di una lettera misteriosa che sconvolge tutto quanto e amo. A parte la storia, adoro anche il character design e le illustrazioni di questa serie, che sono rispettivamente degli artisti Hidari e Suzunosuke. Questa versione di Miku è una di quelle di cui vorrei fare cosplay da secoli. È bellissimo. Passiamo alla seconda serie, Seven Deadly Sins. Secondo l'antichità cristiana, 6 peccati veniali potevano essere facilmente perdonabili, al contrario, i peccati cardinali condurranno alla dannazione eterna. Avete presente, no? Li conosciamo un po' tutti, anche da altre opere. Vedi Full Metal Alchemist. Sono superbia, gola, lussuria, invidia, accidia, avarizia e ira. Le canzoni di questa serie, insomma, parlano dei 7 peccati capitali, che cambiano forma e ognuno di loro ha una storia diversa che viene raccontata in diverse canzoni. Ovviamente le storie sono tutte diversissime tra di loro, tutte super belle secondo me. Ve ne dico qualcuna, quelle che più mi piacciono. La canzone sulla gola, ad esempio, parla della contessa Concita, che ha una fame da lupi e che vuole mangiare qualcosa di diverso e grottesco ogni giorno. La canzone sull'avidità è incentrata su un giudice giovane ma ingiusto che ha la faccia di Kaito e nelle illustrazioni ha sempre questa posa che uno pensa "Ah, hai perso!" E invece no, praticamente questo simbolo in Giappone vuol dire soldi. Poi c'è la storia della sarta invidiosa di Enbizaka, di cui vi ho già parlato in uno scorso video, quello sulle storie inquietanti. Sì, è davvero inquietante. E per non dimenticare vi cito anche la canzone incentrata sulla lussuria, che parla di un principe che fa un patto col diavolo e crea un harem nella sua villa. Vi consiglio di ascoltarle tutte quante per capire meglio, ovviamente vi ho fatto solo un super riassunto delle storie. La cosa interessante di questa serie è che tutte queste storie sembrano scollegate tra di loro. È affascinante però vedere come in pochi minuti delle canzoni del genere riescano a raccontare delle storie super ingarbugliate, super interessanti e piene anche di colpi di scena. Cioè, parliamo di 4 minuti a canzone. Poi non so voi, ma io amo il concetto dei peccati capitali, è super interessante come cosa. Passiamo a Story of Evil. Il tema di questa serie è la vanità e l'orgoglio, intesa sia in maniera negativa che positiva, dei 7 peccati capitali. Ebbene sì, torna il tema dei 7 peccati capitali e infatti questa serie è composta da 7 canzoni. Ma le più famose in realtà sono le prime 3, vediamo se le conoscete. Si tratta di
Aku no Musume, Aku no Meshitsukai e Regret Message. Vi racconto in breve come tutto inizia. C'è questa giovane principessa che governa il suo regno in maniera decisamente corrotta. I guai iniziano quando questa principessa ordina al suo maggiordomo la caduta del Regno Verde. Questo succede perché la principessa scopre l'uomo che ama, che in realtà è innamorato di una ragazza che viene da lì, dal Regno Verde. Non vi dico altro nel caso non le conosciate perché vi rovinerei il colpo di scena massimo. Infatti, se nella prima canzone, Aku no Musume, ovvero Figlia del Male, la storia è abbastanza lineare, nella seconda canzone, Aku no Meshitsukai, che è tipo il servo del male, si scopre tutto il retroscena. È il vero finale di questa storia. Regret Message invece è per farvi piangere su tutto l'avvenimento, principalmente. Non so spiegarvi quanto io ami queste canzoni, non riesco a decidere quali tra le tre è la mia preferita, e pensare che la prima è uscita 10 anni fa mi fa un po' male al cuore. Eccoci arrivati alla penultima serie di questo video. Questa è quella che più mi fa paura tra tutte. Si tratta di Darkwood Circus Series. The Darkwood Circus è una serie di canzoni prodotte da Machigherita P e cantata per la maggior parte da Hatsune Miku. Le canzoni raccontano di uno strano gruppo circense chiamato Darkwood Circus e in particolare della loro diva. La canzone principale di questa serie si chiama appunto Kurai Morino Circus, che possiamo tradurre come il circo del bosco scuro, oppure se siete fan di Kannarsi potete tradurlo come la compagnia circense del buio gruppo di alberi. Non potevo non citarlo. In questa canzone vengono illustrati tutti quanti i componenti di questo gruppo. Un vero e proprio freak show. C'è di tutto, ci sono i gemelli siamesi deformi, il cannibale, quelli altissimi, la ragazza con le gambe di cavallo, eccetera. Dicono che la storia sia ispirata ai circhi del periodo Edo e quelli post prima guerra mondiale. Venivano allestite delle tende di piacere con oggetti rari e simili, ma a volte venivano comprati o rapiti dei bambini a cui venivano tagliate parti del corpo per poi proprio esibirle in queste tende come parte dell'attrazione. Che schifo! Per poter osservare questi oggetti misteriosi bisognava guardare attraverso un buco, e questo è un simbolo che viene riproposto spesso nel video musicale. Queste canzoni sono puro terrore per me, che tipo ho paura dei clown tantissimo, mi inquietano da morire, e mi inquieta tantissimo anche il circo in generale. Non sono mai stata fan del circo anche da bambina. Se al contrario mio queste cose vi affascinano, allora vi consiglio veramente di dare un'occhiata a questa serie di canzoni perché è veramente assurdo. Siamo arrivati all'ultima serie di questo video, che per me è la più difficile da riassumere tra tutte perché ho paura che qualsiasi cosa io dico possa essere spoiler e non voglio assolutamente rovinarvi la storia. Sto parlando della serie di canzoni chiamata Kagero Project, che forse voi conoscerete dall'anime, che invece si chiama Mekakushi Actor. È stata creata da Jin, che inizialmente era conosciuto come Shinzen no Tekipi, praticamente il suo primo nickname con cui pubblicava le canzoni sul sito Nico Nico. Facciamo che per non farvi spoiler vi dico solo come inizia la storia. Il protagonista si chiama Shintaro, lui è un hikikomori, un NEET, che il 14 agosto si trova in un grande negozio di elettronica perché deve comprare una nuova tastiera. Guarda caso sto tipo non esce mai di casa e giusto il giorno in cui esce di casa si ritrova nel bel mezzo di una rapina. Per proteggersi, Shintaro si unisce ad un gruppo di ragazzi chiamati Mekakushidan, praticamente la brigata bendata, la brigata che non vede. Ma diciamo che in questa storia c'entrano molto gli occhi. Spero non si sia notato il cambio di inquadratura o altro, ma non so, mi è impazzita la macchina fotografica, ho dovuto interrompere un attimo e ho anche scoperto che il microfono mi sta dando problemi, non registra più bene. Grazie microfono, non serve a niente. Comunque, l'entrata nel gruppo è solamente l'inizio di una serie di avventure, strani eventi che caratterizzeranno l'intera storia. I membri di questa brigata sono uno più diverso dall'altro e ognuno di loro ha una canzone dedicata in questa serie. Il mio personaggio preferito, ad esempio, è Momo, ovvero la sorella di Shintaro che fa l'idol. Mi piace un sacco come personaggio. Oddio, stavo per spoilerare. Le canzoni rispetto a tutte le altre serie di cui vi ho parlato sono davvero tante, ma la mia preferita in assoluto rimarrà per sempre
Summertime Record. Si tratta però dell'ultima canzone, la canzone finale di tutto quanto. Mi fa veramente piangere, però ovviamente vi sconsiglio di sentirla come prima canzone, va proprio sentita come ultima. Piangere insieme a lei. Quindi questa è l'ultima serie di cui volevo parlarvi e siamo arrivati alla fine del video. Non chiudete ancora perché volevo chiedervi se per favore vi lasciate un mi piace, vi iscrivete se non l'avete già fatto e ovviamente fatemi sapere quali tra queste conoscete, qual è la vostra preferita, quale canzone di queste serie è la vostra preferita. Sono curiosissima. Vi ringrazio di essere così attivi, così partecipi e di supportarmi così tanto, grazie! Noi ci vediamo venerdì prossimo con un nuovo video. Buon fine settimana e ciao miau!